Dunque, abbiamo visto nella lezione precedente le grandezze sinusoidali. Come vedete, questa è l'espressione generale per descrivere le grandezze sinusoidali che avranno la forma appunto di una sinusoide. Questi sono tutti i valori che la descrivono, questo è l'angolo di sfasamento. Perché ci serviamo delle grandezze sinusoidali? Perché nel campo elettrico, diciamo nel settore elettrico, la maggior parte delle grandezze che si andranno a trattare hanno un andamento sinusoidale. Quindi è importante avere una loro conoscenza. Usando alcuni strumenti matematici, in realtà le grandezze sinusoidali si possono trattare con con un metodo più semplificato. In particolare dovremo trasformare le grandezze sinusoidali in fasori. I fasori sono vettori rotanti. Cosa significa vettore rotante? Immagino che sappiate, se non lo sapete lo vediamo, un vettore è, supponiamo di avere un piano, un vettore è sostanzialmente una freccia che ha un'origine, un modulo, quindi una lunghezza, e un verso. Quindi questa freccia è un vettore. Supponendo i vettori, nel caso delle grandezze sinusoidali, vengono descritti nel piano complesso. Se avete dubbi sull'analisi complessa, vi consiglio di andare ad approfondire da altri corsi. In questo caso vedremo, diciamo, gli strumenti dell'analisi complessa in una forma semplificata, li andremo ad utilizzare per quelle che sono le nostre esigenze, ma non vi preoccupate, non c'è nulla di spaventoso. Il piano complesso è formato e descritto da una parte reale e una parte immaginaria. Quindi la proiezione del vettore che noi chiameremo A sugli assi avranno una parte reale che chiameremo AR e una parte immaginaria che chiameremo AI. Quindi i fasori sono vettori rotanti. Cosa vuol dire rotante? Vuol dire che la grandezza sinusoidale, che fa così, nel tempo, quindi A di t, cosa fa la grandezza sinusoidale? Fa questo andamento. Quindi in realtà il fasore cos'è? Rappresenta il valore istantaneo nel tempo. Quindi, dato che nel tempo il valore è istantaneo, prima aumenta, poi diminuisce, poi diventa negativo, poi ritorna a zero e poi si ripete per tutti gli intervalli t, questa freccia descrive sul piano complesso questo andamento temporale. Quindi supponete che nell'istante 0 la freccia sarà a 0, vuol dire che questa freccia qui
partirà da quest'istante qua, da 0. Perché? Perché avremo un φ uguale a 0. Quindi φ uguale a 0, questo è l'angolo φ, ci dice che il punto di partenza della freccia del fasore è 0, quindi dovrà essere orizzontale. Se la sinusoide fosse sfasata, quindi avesse un angolo di fase diverso da 0, allora il punto di partenza della freccia sarà descritto dall'angolo φ. Sul piano complesso l'andamento temporale della sinusoide è descritto dalla rotazione, quindi questa freccia qui ruoterà in senso antiorario. La velocità di rotazione è la famosa pulsazione omega, quindi omega descrive la velocità di rotazione della sinusoide. Infatti abbiamo visto che omega dipende dal tempo, come? Dalla frequenza. Perché omega abbiamo visto essere 2πf, quindi sarà 2π sul tempo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che minore è il periodo, quindi più basso è il periodo, più la sinusoide sarà stretta, più la rotazione sarà veloce. Quindi in realtà non dovete immaginare ad una velocità meccanica, questa è una velocità elettrica. Significa che t, per esempio, è più basso, vuol dire che il fasore farà il giro, diciamo, in un intervallo di tempo minore, quindi la velocità di rotazione della freccia sarà più veloce se t è basso. Quindi, anche a livello intuitivo, la frequenza descrive quanti periodi ci sono in un intervallo di tempo. Se f è alta, supponiamo in un intervallo di tempo di 10 secondi, che non è il periodo della sinusoide, se f è alta vuol dire che t è basso, vuol dire che in questi 10 secondi la sinusoide si ripete molte volte. Quindi a livello fasoriale avremo una velocità di rotazione del fasore maggiore, quindi una omega che aumenta. Ripetiamo, questa è una velocità elettrica. È una velocità elettrica. Quando poi andrete a studiare le macchine elettriche, i motori, ci saranno delle relazioni tra la velocità elettrica e la velocità meccanica. Ma dato che adesso stiamo analizzando grandezze elettriche, diciamo a livello meccanico non si muove niente, è tutto fermo. Parliamo di velocità elettrica, quindi è la velocità di variazione delle grandezze elettriche. Questo è a livello grafico. Ci sono poi delle relazioni matematiche che legano queste grandezze. Devo fare una precisazione perché in realtà la lunghezza di questa freccia non è altro che il valore di picco. Questo è il valore di picco perché rappresenta punto per punto l'andamento temporale della sinusoide. Infatti in questo punto qua, che è il valore di picco, noi dobbiamo immaginare
che la freccia sia totalmente sull'asse immaginario, quindi sarà una cosa del genere. Per esempio, io sono qua, questo qua è il valore di picco. Se io vado a vedere nel campo complesso, giusto per fare un esempio così capiamo, nel campo complesso questo significa che sono totalmente sull'asse immaginario e qua ho il valore di picco. Quindi questo valore di picco sarà descritto da questa relazione, quindi in realtà questi elementi qua sono anch'essi dei valori di picco. Allora, come facciamo ad arrivare al valore efficace? Tramite il teorema di Pitagora. Quindi avremo a per radice di 2, che è il valore di picco, sarà il quadrato di radice di 2 AR tutto al quadrato più radice di 2 AI tutto al quadrato. Quindi sarà 2 AR quadro più 2 AI al quadrato. Quindi sarà un qualcosa di questo tipo. 2 che moltiplica AR quadro più AI al quadrato. Questo è anche al quadrato, quindi in realtà questo è così, quindi a al quadrato per 2. Questo e questo vanno via, quindi il valore efficace non sarà altro che la parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato, tutto sotto radice. Fatta malissimo. Mi scrivo tutto perché non mi piace. Allora sarà AR al quadrato più AI al quadrato tutto sotto radice. Ok, questa relazione così ci piace. Quindi questo è il collegamento tra la parte reale e la parte immaginaria. Quindi questa è la relazione che lega la parte reale, la parte immaginaria del fasore con il valore efficace. Avendo poi delle conoscenze di trigonometria, possiamo anche descrivere come AR il valore efficace per il coseno di φ di A, AI è uguale a per il seno di φ di A, e abbiamo anche φ di A è uguale alla tangente alla meno 1 di AI su AR. Queste relazioni bisogna ricordarsele bene perché verranno usate sempre durante i nostri esercizi. Cos'altro possiamo vedere? Un'altra osservazione importante che possiamo fare riguarda le differenze di fase. Quindi sulle differenze di fase
le differenze di fase tra due grandezze sinusoidali. Per esempio, noi abbiamo A di t che è uguale ad A di picco per il seno di omega t più φ di A, e B di t che è uguale a B di picco per il seno di omega t più φ di B. Queste sono due grandezze generiche. Noi possiamo sempre avere una differenza di fase, che è φ di A meno φ di B. Questa relazione che definisce lo sfasamento, quindi questo è lo sfasamento, ci porta ad una nomenclatura. Quando due sinusoidi hanno sfasamento nullo, quindi la differenza tra il loro angolo di fase è nullo, si dicono che sono in fase. Quindi se delta φ è uguale a 0, possiamo dire che A di t e B di t sono in fase. Se delta φ è uguale per esempio a diciamo più 90 gradi, vuol dire che φ di A è 90 gradi più avanti, diciamo, si dice in anticipo rispetto a B. Quindi nel caso dei 90 gradi si dicono A di t è in quadratura. In realtà sono in quadratura. Quadratura rispetto a B di t, e in particolare A di t è in anticipo di 90 gradi. Ovviamente può essere in anticipo anche di un angolo diverso. Stessa cosa se delta φ è meno 90, vuol dire che è in anticipo B di t. Se delta φ è 180 gradi, si dice che A di t e B di t sono in opposizione di fase. Quindi questa è una nomenclatura che dobbiamo avere in mente.